Bene, ciao Elena, eccoci qui per Davide. Ciao. Conto come sempre, da 5 a 1 ti connetti a Davide. 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Dimmi come lo vedi. Allora, è lui è su un gommone di quelli con cui si fa rafting ed sta scendendo da un fiume, però fa difficoltà a scendere, quasi come se stesse cercando di salire controcorrente, ma in realtà sta scendendo, quindi mm, ha questa anomalia, diciamo, rispetto a come Cioè, potrebbe sta essere salendo nella come Matrix. No, sta scendendo, ma è come se verso la corrente. come se ci fosse un attrito che, nonostante lui scenda, faccia fatica a scendere. Ah, è come se non scorresse come Mm. l'acqua del fiume scorre lenta, No, nonostante no, sia... no, No, l'acqua scorre normalmente, ah, ma è è lui lui, come se fosse trattenuto. trattenuto, ecco, quindi deve Come se proprio il spingere. gommone avesse degli elastici, delle cime, Esatto, che non gli impediscono di muoversi, ma lo rallentano esatto. drammaticamente. Va Mhm, bene, Davide ha già fatto una sessione con noi, non con te, però Elena. mhm. Vediamo subito come sta. Vibrazione. 26 miliardi, Consapevolezza. 151, PS e PE. 39, 61, Mm. Vite precedenti. 827, Cervello. 9,6. Allora, facciamo un commento dei valori ogni tanto, così fa bene, visto che ogni tanto me lo chiedono. Beh, come seconda sessione 26 miliardi non è male, magari qualcosina in più, ma non è male. È un'ottima vibrazione per iniziare una sessione. La consapevolezza, un po' forse come seconda sessione un po' bassa, di solito è sotto il 100 come prima, 150 però consapevolezza ci sta. In più Davide si informa molto, vede molti video, dei componenti della sua famiglia li vedono, glieli suggeriscono, insomma è in una situazione anche abbastanza privilegiata. PS39 un po' stupito lo sono, cioè lui che ha secondo me una predominanza di PS ne ha meno del 40, che poi è il valore meno importante di tutti perché tra un'ora può essere 90 Mm. dps senza problemi, quindi non è la consapevolezza che va alzata con una certa fatica, eccetera. No, uno si può alzare la mattina che deve pagare le tasse ed è tutto PE. Uno si deve alzare la mattina che va a un matrimonio del suo migliore amico, quindi è comunque predisposto a tutto quello che è sentimenti, commozione, ed è tutto PS. Mm. Ma ve l'ho spiegata bene, forse, dai. Vite precedenti molto bene. Quante erano nell'altra sessione non ci importa perché cambiano di continuo le cose, Sì. ma 827 sono un bel niente, quindi va Mm. bene. Mm? Cervello 9,6, mi sta bene. Mhm. Più che ci sono interferenze. No, interferenze no. Ci sono delle interferenze che stanno appostate fuori, tra virgolette. Un po' Oh, come... 00 mentali sì, sì, no, eteriche. anche mentali le vedo appostate fuori. Quelle mentali, tipo ogni tanto lo interferiscono,
ma tipo ho visto un paio di casi dove lo interferiscono magari un paio d'ore e poi le sgancia perché non ha... È come se fosse riuscito a mantenere, forse anche perché è passato poco, presumo, quindi finora è riuscito a mantenere un- una certa, come se ci fosse un pannello di vibrazioni alte che quando la PS accende la lampadina delle interferenze, questo pannello di vibrazioni alte si alza e stacca le interferenze che ci sono in quel momento. Le vedo più mentali più che eteriche che si agganciano per qualche ora. In questo Vabbè, momento non ne ha. quando bisogna festeggiare, dobbiamo festeggiare. Quindi adesso Davide si prende quei bottiglioni di champagne giganteschi da fine Gran Premio, lo shakera, lo stappa e se lo stappa in faccia, così che è tutto contento, se lo beve, se lo butta in testa, non lo butta agli altri che sono arrivati secondi o terzi. Lui è arrivato primo, ha conservato una situazione di grande consapevolezza e assenza di interferenze. Poi siamo nel mondo delle interferenze e quelle sono fuori appostate, ma chi se Sì, ne sì. frega. Se lui ne dovesse avere bisogno, avrà di nuovo delle interferenze, perché le interferenze servono per Certo. avere delle esperienze. Se vorrà fare delle esperienze di grande levatura ed elevazione spirituale, non gli serviranno le interferenze. E fra poco mi sa che ci arriviamo. Vabbè, non te le chiedo neanche quelle che sono appostate, non ce ne frega niente. Quelle a cui sei lievemente connesso mentali, le abbiamo viste. Impianti? Ehm, no, 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 no. Niente. Allora, però, questo lo vedo per la prima volta che mi capita, ma forse anche perché non abbiamo visto mai una situazione. Quando quelle interferenze mentali si agganciano, vedo che c'è mm, questo impianto mentale che è come se si agganciasse alla rete neurale sua e c'è questa, come se fosse una striscia LED che si aggancia da fuori. Cioè, in eterico lo vedo da fuori, no? Come se facesse da ponte tra l'entità mentale e la sua testa da fuori. Solo quando, però, quelle poche ore che Davide ha interferito. Ok, analizziamo gli Mm. scatti di ira, la rabbia. La tendenza, anche se è precedente alla prima sessione, la tendenza anche a cercare la rissa al lavoro. Sì, lì era l'entità mentale che era fissa. E la vedo che poteva essere anche 4 tendente al 5, dipendeva dai periodi. E lì era fissa ed è quella che ogni tanto lo interferisce. Cioè si è appostata lì fuori e ogni tanto lo interferisce di nuovo, di livello 4, 3, dipende, 3-4. E adesso? Visto che lui l'ha ripetuta la rabbia, la malgestione della rabbia, soprattutto con gli oggetti, le cose che cadono di mano, le cose che si rompono, che lui sta usando e si rompono, o che deve aggiustare e non riesce a aggiustare, ma questo non sono sicuro che sia vero, insomma. Comunque le cose che sta usando si Mm. rompono o che sta usando cadono e magari si rompono. Le Sì, getta con rabbia, le butta. è quell'entità mentale lì che è fuori appostata, tra virgolette, e quando c'è questo abbassamento di vibrazioni, è come se lui, ecco, gli si abbassano le vibrazioni perché è come se si frustrasse, ecco, prima vedevo questa cosa ma non mi veniva la parola, si sente frustrato, nel senso non si è come se avesse il ricordo di non essere in grado di gestire quel momento e quindi lo scatena, lo sfoga in rabbia, provocata dall'entità mentale di livello 3-4, dipende dai momenti, che riesce a interferirlo in quel momento, però Ok. poi riesce a sganciarsi, proprio... Ci sono degli, cioè,
Ci sono degli episodi del suo passato che magari anche lui non ricorda, legati in ambito familiare, all'essere rimproverato No, perché un oggetto infatti. gli cadeva dalle mani. Ah. Una cosa che abbiamo tutti e tre in comune, mi sa, perché Sì, Davide sta facendo di sì, tu pure, io pure. sì, tipo un bicchiere mi viene che forse faceva cadere spesso i bicchieri, Quindi quando, piatti. quando a lui adesso cade un oggetto che si rompe, lui si sente stupido come lo facevano sentire stupido all'epoca, quando Mi nella sa che glielo realtà, dicevano proprio là, come se a volte glielo dicevano proprio, magari non stupido, non gli dicevano, ma sei proprio imbranato che tutte le volte, una roba così, boh. mm, mm, Mm. mm. Quando nella realtà è più il danno che l'oggetto rotto alla fine, ma Eh, di questo non se ne accorge praticamente nessuno. no. Quindi dare a un bambino dello imbernato, Mm, stupido, maldestro, papà con mani di pasta frolla, mm, dalle mie parti si dice, eccetera, ha un valore deleterio sulla persona e l'oggetto rotto è una stronzata. mm, È una cosa che si può ricomprare, mm, mm, mm. sostituire. Anzi, una risata ci si pellerà, facendosi una risata il bambino non fa cadere più nulla, mentre così invece si alimenta, Mm, no? La signora entità mentale rabbia degli oggetti che cadono. mm, mm. Sì, sì, assolutamente. Mm. C'è una connessione tra questo tipo di entità mentale e il corpo emozionale di Davide, Sì, nella sì, zona rabbia? esatto. Sì, 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 infatti. È proprio che, come posso dirti, è come se creasse proprio con un pensiero, quindi con delle parole che l'entità mentale inserisce nella mente di Davide. È come se attivasse una rete neuronale, neurale, che è collegata direttamente al corpo emozionale e in questo caso collegato all'emozione rabbia. Come vedi il collegamento? Una corda? Come lo vedi? Sì, come se fosse un filo sottile, ehm, mm, cioè lo vedo illuminato di luce bianca, come se fosse, cioè si vede solo il filo illuminato, questo collegamento. Mhm. E l'entità mentale rabbia di questo tipo come si chiama? Sa No, un nome? l'emozione più che altro. Cioè, Mm, allora, l'entità mentale, sì, non è proprio l'entità mentale, non la chiamerei rabbia, la chiamerei più frustrazione, che fa scatenare la rabbia. L'entità mentale la chiamerei frustrazione. Bene. Mm, mm, Bene, come mm. mi diverto oggi? Mm. Ok. Problemi psicofisici. Allora, infiammazione cervicale, causa esoterica. Vediamo. Potrebbe anche non esserci, eh? Non ti sto suggerendo la risposta. Che poi No, no, sto suggerisce le guardando. risposte. No, no. È come se lui avesse un peso. Lo vedo magari legato al lavoro. Lì c'è un'altra entità, ecco. Sì. Ehm, quando è al lavoro, spesso, cioè rispetto a quante ore lavora, una buona parte, è come se avesse un peso sopra, è come se avesse qualcuno che lo spinge giù da sopra, ok? E lo collego a un'entità mentale che è un'altra di quelle che sta lì appostata, che è il carico, la tensione da carico. Cioè, è come se io sono qua perché devo. E, mm, provo a spiegarlo, perché lo vedo che si sforza a questo, si sforza a fare il lavoro
eh, in una certa maniera perché deve essere fatto così, perché è lì apposta, ma lui starebbe tutto da un'altra parte, cioè se fosse per lui lo farebbe proprio in maniera molto così, no? Mhm. E quindi ha mh, questa iperconcentrazione e contenimento Mhm. per poter stare lì e fare il suo lavoro. Ok, quindi vedo questo carico, come se qualcuno lo spingesse lì e lo tenesse lì dalle spalle. Ed è solo al lavoro questa entità mentale? Sì, io la vedo principalmente al lavoro, sì. Mhm. Interferisce anche adesso? Allora, adesso un pochino perché è come se lui vivesse il ricordo, mentre io parlo, è come se lui vivesse il ricordo di quel momento, e quindi crea la vibrazione per far sì che lei possa un po' interferire. È come se avesse messo dentro una manina, no? Mhm. Va bene. Ci sono altre emozioni nel corpo emozionale di Davide? L'empatia, Mhm. Beh, per alta tutti quelli frequenza. che ha intorno. Mhm. Sì, ma no, eh, Occuparsi degli altri. cioè, sente è come se si prendesse carico delle emozioni negative degli altri, empatia, ma così. No, la partecipazione dei problemi degli altri, in sostanza, Sì, più o cioè, meno. sente anche quelle positive, ma si fa trascinare da quelle negative, ecco. Mm. Poi? Negative non ne vedo, vedo che è molto allegro, molto creativo nella social, nelle relazioni, Mhm. quindi sì, che è molto giocherellone, non lo so, cioè lo vedo molto così. Mm, Tanto mentre parli c'è Davide che ride, come se proprio gli stessi facendo la scansione perfetta, no? Di tutte cose che non ha detto durante no, l'esposizione dei no, no. punti, di come, anzi appare anche in un modo diverso, ma poi Sì, sì, appunto evidentemente ehm, un po' di timidezza, non so. lo vedo molto mm, espansivo come faccio a spiegarlo? Perché vedo questa immagine, no? È come se lui quando è a casa sia a casa diciamo, della sua famiglia d'origine che a casa sua, è come se eh, mm, mm, espandesse la sua vibrazione, ok? Mhm. In largo e la mettesse a disposizione per chi ne vuole Usufruire. godere, usufruire, sì. Non so come dire. Quindi diciamo un'empatia energetica? Ecco, Boh, insomma, eh, mettere a disposizione la propria energia a chi ne ha bisogno, sottraendola però a se stesso, un po' almeno. un po', sì, sì. È come se la distribuisse tra tutti, lui compreso. Ok, dicevo, infiammazione cervicale l'abbiamo visto, la causa Mhm. esoterica? Sì, Qual era, scusa? è Ah, sì, quello che lo spinge giù, quell'entità mentale che ogni tanto che spesso lo interferisce al lavoro. schiena È lì, e nervo sciatico. Vabbè, mm. uguale. Secondo me sono l'avevo già visto prima, mentre spenneva i punti, che è come se avesse due ganci qua proprio sul quadrato dei lombi, tutte e due le parti, no? Come se fosse agganciato e viene tirato indietro, quasi da far inarcare la schiena.
Ma sono impianti? Cosa sono questi? Ps- boh, però prima ho guardato gli impianti non c'erano. È come se fossero, come se gli mettessero dei ganci. Li mettono e li tolgono? Mm, sì, secondo me sì. Mhm. Sì. Quando glieli mettono? Adesso non li ha perché non li hai No, visti. quando va troppo per la sua strada. Quindi quando segue troppo la PS, Ah, cioè che va veloce come delle rapide, no? Abbiamo visto all'inizio. Mm. allora lo tira, allora le mettono. Sì, Li mettono. Ma chi? Chi li sta mettendo? io direi è come se vedessi un drago Che è dietro. esterno. Sì, 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 esterno. Vabbè, pensandoci bene, niente di nuovo. Di No, fatto, no, siamo infatti, nel mondo delle interferenze che sono queste lì sono in attesa, quelle quindi più esatto, solite. Mm, poi anche abbastanza banali. mm, Il, ehm, il risultato qual è? Preoccuparsi, vivere nell'angoscia, oddio, ci sono le interferenze. No, la consapevolezza vince su mm, tutto, la vibrazione anche, e la consapevolezza che tutto dipende da noi. Io mm. sono Dio vuol dire tutto lo decido io. Anche che questo draghetto mi tira per la schiena un po' perché magari ho bisogno di andare easy, no? Di andarci piano. Oppure Oppure potrebbe no. essere no? Quando lui sente mal di schiena dice ok, sto andando nella direzione giusta. Esatto, Quindi campanello d'allarme. farci caso e poi magari immaginarsi in eterico proprio di tagliare queste corde che lo tengono. Ecco, per Che esempio, no? è la famosa PS che non mi parla, ti sta parlando Eh con sì. l'interferenza magari. Infatti, sì, in effetti quando lo dicevi stavo pensando a questa cosa, in effetti può essere usato come cartina al tornasole, no? Esatto. Di un qualche cosa che è sempre per noi, fatti di carne, mentale, un po' intellegibile Mm. e non leggibile. Va bene, sei pronto, Davide? Chiamiamo la fiamma di Davide, dovunque e chiunque sia. Ale, iniziamo Allora, con le due candidate, la compagna attuale e la compagna di scuola, chiamiamola così, va. no. No e no. No, no, no e no. Ok. C'è Sp- sp- mm, Spagna, però quasi al confine col Portogallo. Ok. Anni, più o meno, età, Sì, la sua. tra i 30 e i 33, sì, più o meno. Ok. Intenzione di incontrarsi è stata stabilita dai due? Ma può essere che si sono incontrati un bel po' di anni fa. Lei è spagnola. Sì, però era tipo come se la vedo lì, che è passata da lì, dove abita lui più o meno. Mm-mm. Hanno interagito? Lei parla italiano? Tu non parli spagnolo, Davide, no? No. No. Ma la vedo in un gruppo, come se l'avesse vista in un gruppo di amici ed era un'amica di amici, come se fosse stata ospite di altri amici. Era vista per qualche giorno, forse era lì in vacanza. Che girava così. Mm, insieme agli amici suoi. Mm. Perché questo incontro? Qual era l'obiettivo delle due PS? Ehm, allora, poteva accendersi il collegamento direttamente lì. Ho visto che è come se a un certo punto si sono incrociati gli sguardi e lì poteva accendersi il collegamento. E invece no.
non si sono collegati là. Mm. Però il fatto che lui abbia acceso nella sua mente il fatto di avere una fiamma, Mhm, ok? mhm. È come se avesse un po' risvegliato mm, cioè vedo che in quel momento lì lui ha acceso la loro possibilità di vedersi. Provo a spiegarlo meglio. Chiamala, facciamo così, chiamiamola. Mhm. Ok. Nel cinema, Mm. dove chiamiamo anche i genitori, il fratello, la sorella, l'amico, il figlio, la compagna, se vuoi anche la ex compagna di classe, e la fiamma, la spagnola, che è un'influenza. No, beh. No, la battutaccia non l'ha detto nessuno, vabbè. Ah, dai, cerco di La capire. spagnola, la Mhm, spagnola. mhm. Sì, sì. Sì. Mhm. Vengono tutti? Sì. Allora, io farei spostare la mamma in prima fila, perché vorrebbe essere in prima fila, ma dice, no, vabbè, sto qua insieme, di fianco Ah. a mio marito e ai miei Ah, no, figli. no, ognuno si La fila. sposta sulla Infatti, fila della propria dovrebbe, consapevolezza, eh, desiderio. Oh. dovrebbe andare in prima fila, infatti, fatto andare in prima fila. E la fiamma dove si mette? Prima fila. Mora o bionda? O rossa? Mora, sì, mora. C- mm, non castano scuro. Ok, fai entrare nel cinema Davide. Si sono riconosciuti subito. Come? Si sono abbracciati forte. Descrivi la scena. Allora, è entrato nel cinema ed è come se fossero stati mm, calamitati proprio a guardarsi, no? Come se si fossero girati in automatico uno verso l'altro e con stupore nel viso si sono proprio avvicinati così, si sono abbracciati. Forte, si sono abbracciati adesso, proprio quasi come se fossero calamite. A quanto vibra Davide adesso? 597 miliardi. E lei? Insieme? Ah, 500, è una somma. Mm, Anche no. neanche una somma, Eh. viene fuori la vibrazione loro, Mhm. cioè una vibrazione a sé l'unione delle fiamme, la vedo. Mm. Ok. Lei è più o meno consapevole di Davide? Mm. Non è consapevole, ma è molto, ha i canali molto aperti. Mm. Molto sensibile e sensitiva. In questo istante cosa sta facendo? Penso che insegni danza, è come se la vedo con delle bambine, ragazzine, tipo intorno ai 10 anni, così che sta insegnando danza. Mhm. E sta provando qualcosa?
Sente, cioè lei è molto sensitiva, no? E quindi diciamo che con la musica e con la danza lei già si sente tutt'uno con l'ambiente esterno, no? Cioè diventa una cosa unica con il flusso della musica e della danza. In questo momento è come se lo sentisse esponenzialmente aumentato, quasi, quasi come da non sentirsi più in quella stanza, no? Quasi come se fosse in un altro posto. Fa quasi fatica anche a continuare in questo momento, no? Diamole questa informazione di quello che stiamo facendo, vediamo se lo sente. Di aver visto un piccolo flash di qua. Ok, facciamo uscire Davide dal cinema e lo facciamo andare là, in eterico. E le prende le mani. Vediamo cosa succede. Iniziano a roteare, a danzare però quasi in eterico, volano. Aspetta che guardo nella Matrix. Però. Allora, nella Matrix succede che lei è come se, senza saperlo, è come se con le mani fa dei gesti con le mani e in automatico tutte le ragazzine che sono lì seguono questi gesti, cioè si spostano proprio verso le sue mani, come se a livello energetico non potessero farne a meno. Ok, e Mhm. iniziano a fare tutto un flusso automatico, come quasi come se le muovesse lei. Le Fanno ragazzine della un'onda. lezione. Sì, fanno un'onda perfetta, quasi come se loro fossero passive e sono trasportate dalle sue mani. Vabbè. Questa fiamma è sempre stata la stessa nella vita di Davide? No, fino a quel momento lì era stata una sua compagna delle elementari. Mm. Non quella della scuola di cui ci parlava prima, no, delle elementari. Delle Ah, forse lui elementari. ha anche capito chi è. Lui ha anche hai capito chi è, ok. Mm. E quando è che è cambiata? Eh, più o meno superiori, che ha Ok, incrociato quindi, questa ragazza. Mhm. quindi non è necessario, il cambio non avviene solo se non ci si è incontrati, perché questo è già il secondo, il terzo caso che è Mm. così. Ehm, può avvenire se non c'è la coppia, Mm. se in qualche modo non è che uno può iniziare una storia con una fiamma e poi la vuole cambiare, quello non No, credo che possa succedere. no, quello no. Quello E non il tentativo è succede. fallito, quindi in qualche modo la fiamma è sempre la stessa, no? Cioè la PS è quella. Eh sì, no, Ok. no. Mm. Ok, quali probabilità ci sono, boh, che questa ragazza torni in Italia, nella città di Davide? Siamo dei rovina famiglia comunque. Eh, Beh, ci ha chiesto lui, oh, cioè. al po- pochissime, proprio poche, nel senso che c'è ancora qualcuno con cui lei era collegata lì, che vive lì, ma forse si sentono sporadicamente, quindi non vedo, cioè nella stessa maniera non vedo nessun evento.
Mm. No, o avviene un collegamento diretto, nel senso che uno dei due, uno dei due, uno dei due è intenzionato a trovare l'altro e quindi sempre lasciandosi trasportare dal flusso della PS va verso, ma proprio con quell'intenzione, o se no così casualmente, per caso ovviamente non esiste il caso, però un evento diciamo non consapevole, no, non lo vedo. Un evento casuale, non Mm, consapevole. no. Va bene. Quali potrebbero essere, se si incontrassero Davide e la fiamma, gli effetti nella vita di Davide? Per esempio, Mm. circa il terminare gli studi universitari e circa l'indirizzarli verso l'agricoltura biodinamica. Ah, triplicherebbe la velocità, almeno. Cioè, lo vedo proprio dritto, proprio senza ostacoli. Anche si ricorderebbe molto più facilmente le cose, cioè proprio. mm. Circa la gestione della rabbia. Ma sì, può cambiare un pochino, nel senso che probabilmente sarebbe molto più sporadico e durerebbe molto meno. Eh, è molto più lieve. Ecco, vedo che c'è questa cosa, nel senso che le interferenze quando c'è la fiamma, quando si è unito alla fiamma, fanno proprio fatica a interferire. Quindi Mhm. molto sporadico e durerebbe molto meno e con meno intensità. Qual è la sua attuale e quale sarebbe invece, se ipoteticamente stesse con la fiamma oggi, il suo livello, numero della felicità? Novità. Mm. Sto decidendo quale scala usare. Mm, beh, Non so, io vedo una bottiglia. ma c'è il momento più alto di felicità o una media con la fiamma? Una media con la fiamma e una No, media adesso, che non vive male. Cioè, no, adesso ho tolto quasi tutti i suoi... 83, una media di adesso è sì, 70 più o meno. Mhm. Con la fiamma la media, quello che vedo lui è 93. Ok, ma Su aspettavo una molto scala di di più. 100, eh? Su una scala di Ah, sulla 100. scala di 100. Sì, Mm. Cioè, 100 cosa succede? che è sempre felice. E non ci sarebbero mai interferenze, cioè non potresti essere una Matrix, ecco. Beh, sempre felice 100 è sì, però l'estasi mega, c'è ci sono l'estasi anche, perenne. esatto, ci sono anche livelli di felicità, intensità, no? L'essere non solo sempre felice, ma essere anche intensamente. Si può andare oltre questo 100? Allora, fammi vedere un attimo. No, dipende da come lo leggi, nel senso, per me il 100 è quel momento dove non c'è né spazio né tempo e dove senti l'uno, dove sei sereno, beato, felice, che quindi è. Forse il 100 lo superi quando torni alla sorgente, ecco, sì, cioè che sei sorgente. Va bene. Mm. Va bene, torniamo agli ultimi dettagli di Davide. Allora, ha ricevuto, causa esoterica, un Green Caz a caso che gli è servito.
Ha creato. Era talmente L'ha creato lui? centrato con la sua PS che ha creato, sì. Sì. Ok. Mhm. Quando ha pensato a quella compagna di corso, ha immaginato, e ha cercato di connettersi a lei, ha immaginato di fare un viaggio, di dover cambiare tutte e quattro le gomme e che ci fosse una voce fuori campo che somigliava alla tua. Allora, in eterico vedo che al- allora, vedo questa cosa qua. Allora, le gomme, il cambio delle gomme è proprio il cambiare eh, completamente, mi Par- viene mm, quasi stagione, no? Quindi ehm, cambiare proprio il mezzo con cui vai, con cui stai, con cui, no? mhm. Quindi è come se la sua PS volesse puntare l'attenzione verso la fiamma, ok? E quello che vedo è che, quello che lui ha provato finora, che gli sembrava più simile alla fiamma, era questa ragazza, ok? Quindi è come se si fosse immaginato un- una tappa, un obiettivo dove arrivare, no? Non so se sono riuscita a spiegarmi perché è No, un po' rispediamolo. complesso. Allora, noi siamo i creatori, ok? Quindi Mhm, la PS ha questa forte esigenza, questa forte curiosità, questa forte esigenza di unirsi alla fiamma. mhm. Ok, quindi manda a Davide delle informazioni, degli spunti per poter andare verso la fiamma. Quindi gli dice devi cambiare completamente le gomme. Quindi proprio uno spostamento Di eh, paradigma. paradigma. Non è Che lei, lui, insomma. no, esatto, quello è un po', diciamo, la scintilla che l'ha fatto collegare alla fiamma. Ok, quindi si è attivato da lì, ma ci deve essere completamente un cambio. Ok? Di persona. Sì, esatto, sì, 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 di persona, di Mm. persona. Sì. Va bene. Nonno, Portale Aureo e tutti i parenti di Davide di tutte le generazioni, tutte. Prima, seconda, terza, quarta, quinta, fino a dove arriviamo indietro. Mhm. Partiamo dal numero totale di quelli che si presentano e che vanno diretti nel portale. Sono tanti, non ne vedo tanti spesso, ma 172. Ok. E chiamiamo il nonno. Nonno paterno. Paterno, sì. Arriva e per mano c'è un bimbo. E chi è? Cercando di capire se... No, è un ricordo di un'altra vita. No, Ma tu senti delle voci lontane? no? Vero, anche tu? Anche tu? Anche Davide? Come delle voci che parlano lontane? Adesso non più. Adesso? No. Torna No, non li ho indietro in sentiti, io non li eterico. ho... Che Torna indietro in cavolo è? eterico, vediamo chi sono. Chi sono. Allora, ci sono stati, come se fossero, direi, le chiamerei sentinelle, Mhm. blu scuro grigio, è come se fossero passati ad agganciare delle informazioni, però arrivano dal secondo universo stavolta, non c'entrano niente con i soliti
militari, mica militari. Vabbè, fa niente. Bene, il nonno vuole dire qualcosa? Allora, il nonno vuole dire che il rapporto che lui ha avuto con Davide è esattamente il rapporto che ha avuto con quel bimbo di quella vita, Mhm, che è morto prematuramente, quel bimbo. mhm. Come se fosse andato a riprenderlo perché a lui serviva a vivere con lui, lo faceva stare bene. Ok, salutiamo anche il nonno Mhm. e chiudiamo il portale Aura. Ok. Adesso andiamo in palestra con Davide. La palestra, la Gym Infinitum, è lì vicino al cinema. Mhm. Davide ha fatto dei lavori di pulizia su se stesso, ha alzato la Mm. vibrazione, ha creato degli ad eternum che ha visualizzato come toroide, molto bene. Si Mm. chiede se sono veri. Allora, verifichiamo innanzitutto se quello che ha fatto è vero o parzialmente vero o totalmente vero. È totalmente vero, ma è come se lui non si permettesse di alzare le vibrazioni alte, come se mm, si mettesse dei limiti perché pensa di non essere in grado. Quindi pensando così già crea tipo gli ad eternum, con vibrazioni, mm, cioè diciamo col potenziale che vedo, le crea con le vibrazioni basse. Mhm. Basse, cioè per una ad eternum basse è una parola un po' così, però rispetto al potenziale basse, no? Mhm. Ma quello è tutto, nel senso che se lui non si mettesse limiti a livello di vibrazioni sarebbero molto potenti, ma sono stati efficaci comunque. Facciamogli creare il suo uomo energia, che lui immagina essere costituito da molecole, no? Ad eternum. È così poi, eh? Mm, sì, sì. Mhm. Allora, a differenza di come eh, lui ha descritto, mm, che lo crea, cioè lui l'ha separato, no? È come se l'avesse duplicato di fianco, da come l'ho descritto, se ho capito bene. Mhm, Qua lo vedo sovrapposto, nel senso lui crea proprio degli ad eternum all'interno di ogni cellula del suo corpo, mhm, cioè proprio dentro, quindi fa parte di tutti gli altri corpi anche l'ad eternum. Ecco. C'è mhm. l'uomo energia. Mm. Mhm. Ok, se lo abbracci, Mhm. Mm. che succede? Ehm, È come se con le sue vibrazioni insieme alle mie, cioè le sento proprio, no? Quindi si sincronizzano Mhm. e levitiamo, iniziamo a levitare. Era una sensazione stranissima. Sento proprio, le sento. A quanto vibra adesso Davide? Mentre levitiamo. Mhm. Adesso siamo a 100.000 miliardi. Ma questo è stato dovuto all'abbraccio dell'uomo energia? Perché all'uomo energia, poi con le mie vibrazioni. Allora, se lui abbracciasse qualcuno che non è ancora consapevole, penso, cioè, sì, che non è così Mhm. consapevole e che non è, ehm,
o che parte da vibrazioni molto più basse, non è, e non si lascia alzare le vibrazioni, non riuscirebbe ad alzarle così tanto, ma cioè tipo se vieni tu anche con te le alzerebbe tantissimo. Mm. Se invece con qualcun Senti, altro no, facciamo un un po' esperimento. meno. Mm? Facciamo un abbraccio a quattro. Mhm. Entro anche io e richiamiamo la spagnola e ovviamente Davide. Sai, no, che fiamme aiutano fiamme, si Mm. dice. Mhm. Proviamo. Mm. Allora, Dimmi cosa vedi. siamo ripartiti tutti qua. Allora, ci siamo noi tre che alziamo tantissimo, vibrazioni lei un po' meno, però con lei, forse perché già è abbastanza sensibile a livello energetico, o Mhm, forse perché noi siamo molto forti, quindi si riesce a sbloccare, si riescono a sbloccare le sue vibrazioni, quindi anche lei viene sollevata, si solleva, vibra altissimo, eh, però diciamo che è un po' bloccata, un po' non bloccata, è come se lo sbalzo tra le sue vibrazioni, queste qua alte, mhm, la, la- la- la destabilizzano un po', no? Quindi è come mhm, se si deve adattare a questa nuova mhm. sensazione. Come siamo messi in alternanza? Ci sei tu, poi alla tua destra chi c'è? Uh, poi Davide, c'è Davide. Fiamma. Sì. Quindi Davide e la Fiamma si guardano. Sono uno di fianco alla... No, è come se ci fossimo presi per mano, abbracciati. Facciamo Mhm, tipo un cerchio. mhm. Quindi se ci sei tu, io, ah no, scusa, io, Davide e la Fiamma, quindi siamo collegati, sono Mm, collegati loro due uno sì. accanto all'altro. Mhm. Il fatto che siamo presenti tu ed io, per Davide ha cambiato delle cose riguardo all'incontro. Ehm, sai che prima ti ho detto che è come se loro si fossero collegati a un certo punto, no? Quando Mhm, cioè, sono collegati come fiamme. È come se, forse era già successo un'altra volta, è come se questa luce che si è accesa sia un po' più larga, cioè molto più larga. Quindi illumina una parte maggiore di loro due, uno per l'altra. Direi che si può tradurre con una maggiore consapevolezza, un avvicinamento di più verso a quello che sentono. Quindi lei inizia a sentire queste cose, inizia a vedere che può essere collegato a qualcuno. ok. Prima le sentiva ed era spersa, adesso inizia a consapevolizzare che può essere collegato a qualcuno. Ecco. E lui invece Va è bene. come Lui, Davide? Mm, Davide, con questa luce più grossa è come se avesse una consapevolezza di una certa via che può prendere per andare verso. mm. Tu ed io siamo danneggiati da questo abbraccio o favoriti o niente di che? Al- allora, la vibrazione che si è creata ci rimane per un po'. Io la sento ancora, è Mhm. molto alta e la sento. Mm. Tu non hai perso niente, io neanche. No, Al anzi, massimo abbiamo guadagnato. esatto. Mhm. Vabbè. Va bene, bah, dobbiamo andare al cluster, andiamoci, vediamo se c'è qualcosa.
Deserto dei Tartari? Mhm. Vedo, c'è questo micro contratto che si è rimesso, che è collegato a quelle due entità mentali che vanno e vengono. Mhm. C'è solo Lo quello lì. lasciamo? Ah, Yeah. mhm. Mhm. Mettiamo qua un Buttatelo. ad eternum. Mhm. Davide giustamente mi fa notare che non abbiamo analizzato il fatto, parallelo a quello della gestione della rabbia, di esplodere come un vulcano. Soprattutto in merito a così, l'ambito di lavoro dove lui ha a che fare con diciamo, persone, no, che non sono proprio Einstein, mentre lui, quello per lui è un lavoro così, un po' di ripiego e lui invece ha un livello differente, no? Sì, io lo è quell'altra entità che lo tira. Ok. Rettile. Sì, legato al lavoro. Sì. Cioè, lui è consapevole della propria intelligenza. Quando si ha a che fare con dei clienti o dei capi, che non sono, lui non reputa essere al suo livello, scoppia come un vulcano. Sempre io lo rivedo collegato a, no, a questa. È come se loro, non percependo la sua intelligenza, ok, quindi non stessero a un certo livello di conversazione, anche comunicazione, è come se non vedessero le sue capacità e quindi le sue vibrazioni si abbassano e riparte la frustrazione. Perché Mm. alla fine anche quando si è bimbi che si fanno cadere gli oggetti, non è che uno li fa cadere perché è stupido, no? È un po' la stessa cosa. Io lo vedo in eterico, succede lo stesso meccanismo. Le condizioni ci sono ancora perché questo avvenga? No, 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 perché lui adesso è ancora più consapevole e vedo che è proprio libero di accorgersi istantaneamente alla potenziale interferenza. Ok, quindi è come se, cioè, anzi, la PS in eterico mi fa vedere questa immagine di lui che è al lavoro, ok? Si accorge della potenziale interferenza e fa così, l'interferenza se ne va. E appena arriva invece l'altra tensione della schiena, se ne accorge e taglia i fili in eterico. La PS vedo che fa questa cosa qua. Avatar, se c'è. No, vedo la memoria dell'immagine, non so come dire, no? Mhm. E a destra, a un certo punto di questo bordo, diciamo, c'è un punto dove è più marcato, ma un puntino, Mhm. che era la corrispondenza di quel piccolo contratto che c'era. E basta. Ok, Per portare definitivo lo butta via. e via. Ad eternum, non c'era niente prima, non c'è niente neanche adesso. Mm. Nuova frequenza. 397 miliardi. Nuova, nuova consapevolezza. Adesso io lo vedo a 200 229. PSPE. Allora, in questo momento 68, 32. Si sono invertite. Vite precedenti erano 8, 8,27.
421. 9,6 il cervello. In questo momento, con le condizioni qui ed ora, 10.6. La PS mi fa vedere questa cosa, mi fa vedere 10.6, proprio l'immagine lì. Mhm. E poi mi fa vedere, la PS è come se unisse le mani di Davide con la fiamma, Mhm. ok? E mi fa vedere come se ci fosse una freccia che parte da 10.6 e arriva a 16.8. Quali capacità medianiche può avere a 16.8, 17? Davide. Allora, chiaroveggenza. Lettura del pensiero, un inizio di lettura del pensiero, con alcune condizioni. Messaggio finale di Davide a se stesso. Allora, in Ethereum mi fa vedere che la PS punta la sua attenzione all'obiettivo e si crea tutto come se davanti si creasse, cioè man mano che va avanti si crea un'abbondanza di energia Mhm. che sia abbondanza e quindi tutti i presupposti per creare tutto ciò che vuole come lo vuole, e sia di protezione. Quindi è proprio la quantità e la qualità, che è l'energia perfetta per arrivare all'obiettivo senza intoppi. Mhm. Eh, Poi mi fa vedere la stessa immagine con l'unione con la fiamma. Mhm. E aumenta la grandezza di questa abbondanza, di questa energia, e diminuisce la distanza dall'obiettivo. Ecco. Va bene, abbiamo sfasciato una famiglia oggi, te lo dico. E relativamente al percorso di studi e all'idea dell'agricoltura biodinamica, quello è l'obiettivo. Ti stavo per dire che l'immagine che mi è arrivata dopo, io lo vedo in cima, tipo lui in cima a una collina che guarda su, collina, come se fosse un piccolo promontorio, ok? Lui in cima che guarda l'orizzonte, e sotto ci sono tutti questi, cioè, direi orti, e vedo anche frutta e un campo. In lontananza non tantissimo il mare vedo anche, quindi è lui che è lì e dice: "Oh, fino a come sto bene qua nel mio ambiente, nella mia creazione". Perfetto. Nel Mm, cinema c'è qualcuno che vuole fare, dire qualcosa? Hanno ovviamente tutti a disposizione tutto quello che abbiamo detto, mm. fatto, le varie creazioni, Ad Eternum, Nuova Energia, ognuno può usufruirne. Beh, sua mamma e il suo bimbo sono molto entusiasti, saltano dalla gioia. Il bambino già sta creando, apprende, fa tutto quello che vuole. Mm. E La- sua madre, sì, la sì, la madre mamma di Davide. Davide, sì. E la compagna prende consapevolezza di come funziona. com- è come se, cioè, come se Davide fosse su un treno ad alta velocità e lei fosse su un treno locale. Mm.
Due velocità diverse. Vabbè, Davide ride dall'inizio della sessione ad adesso, quindi lui poi ci dirà tra poco. Ok, basta. Come lo vedi, Mhm. immagine finale? Il rafting. C'è ancora? No, è su gommone, ma che vola. Benissimo. Mm. Abbiamo finito. Mhm. Ultima frequenza, vibrazione. 427 miliardi. Disconnettiti da tutto e tutti.